Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un altro video tutorial molto interessante su come fare sempre gol durante i calci di rigore ragazzi, perché ho trovato un modo in cui, scusatemi, te li fa sbagliare molto poco. Certo, contro la CPU è diverso che giocare contro un giocatore reale, però è un metodo che ho notato funziona sia online che offline. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite il video fino alla fine perché vi farò vedere come. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme nella quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo. Amazon la conosciamo tutti, è completamente gratuito, semplicemente passando dal link che trovate in descrizione supporterete il canale. Invece Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale anche qui possiamo acquistare tutti i prodotti videoludici e inoltre avete diritto anche al codice sconto che trovate a inizio video, sempre passando dal link. Quindi andiamo finalmente ragazzi al sodo e vediamo di che cosa si tratta, di che tipo di trucchetto si tratta. Si tratta di un trucchetto fondamentalmente nulla di particolare e così difficile da fare, ma semplicemente nella direzione in cui andremo a posizionare praticamente la nostra il nostro cerchietto direzionale, che vi ricordo si attiva praticamente con L1 nel mio caso. Nel vostro caso, se avete delle altre impostazioni, probabilmente con degli altri tasti, e andarlo a posizionare in alcuni punti specifici della porta. Adesso vi farò vedere come. Allora ragazzi, il primo metodo che vi faccio vedere è questo: sposto tutto, diciamo, la nostra linea guida sulla destra in questo caso, ok? Quindi funziona anche incrocio, però preferisco attualmente farvelo vedere prima con lato, diciamo, piede forte. Tengo premuto L1 se vogliamo, ma è superflua come cosa, e carico praticamente quasi tutta la linea, la barra insomma. E come potete vedere, anche se il portiere si butta, non ci sarà nulla da fare perché esce un tiro praticamente quasi imparabile, molto forte, che anche se il portiere si butta sarà difficilissimo. Si può fare anche proprio mettendolo sul palo, però ragazzi a questo punto vi consiglio di non caricare tutto perché rischiate che esca fuori o che prenda il palo, ma solo in poche occasioni ho notato che entra direttamente così, e in questo caso carichiamo magari quasi tutto. All'inizio del rosso però ci fermiamo, e come potete vedere ragazzi, anche se il portiere tenterà di andarla a prendere non ci sarà nulla da fare. Ve lo faccio rivedere. Ok ragazzi, questo è il primo. Si può fare chiaramente anche verso l'alto, cioè se noi vogliamo tirare un bel missile qui sotto l'incrocio, sempre, quindi semplicemente devo premere il quadrato, quindi perché nei rigori non funziona come per le punizioni che premendo alcuni tasti in sequenza fa determinati effetti. Vi invito a guardare anche il video su come tirare le punizioni perfette. Sposto quindi la mia linea guida sotto l'incrocio in alto in questo caso, carico anche qui quasi tutto, e come potete vedere uscirà un tiro quasi sotto l'incrocio che diventa molto difficile da parare. Ve lo faccio rivedere caricando anche ancora un pochino di più, però come potete vedere esce fuori ragazzi, quindi bisogna stare molto attenti a quanto si carica perché altrimenti tiriamo un rigore in tribuna. Ecco ragazzi, lì diventa molto difficile perché pararla per i portieri, anche online ho notato, perché comunque andiamo a mettere la palla nella parte, diciamo, laterale della rete, cioè non stiamo mirando all'angolino che quindi cerchiamo di accentrarci, ma il trucchetto è mirare alla parte di rete, quindi questa qui ve la posso far vedere in questa maniera, alla parte diretta e laterale ragazzi. È lì che il portiere viene fregato perché solo in pochi riusciranno a pararla, o il portiere riesce a muoversi in anticipo e quindi di conseguenza riesce a intuire in anticipo e pararci, o altrimenti ragazzi sarà molto difficile che il portiere anche con un millesimo di frazione di secondo in ritardo la pari ragazzi. Basta un niente e la palla chiaramente entrerà in porta e non tra le braccia del portiere.
Eccolo lì ragazzi, bisogna mirare alla parte, ve lo faccio rivedere ancora, bisogna mirare alla parte quindi laterale della rete. Vedete, anche se il portiere si butta ragazzi, è troppo comunque angolata e sarà veramente un tiro quasi imprendibile. Adesso bisogna stare attenti ragazzi, perché basta anche per noi una leggera pressione in più del tasto e chiaramente prendiamo traverso, addirittura esce fuori, quindi ecco. Se ci avessi provato ragazzi non riuscivo a prendere 2 traverse di fila, però è il discorso appunto che se premo un pelino di più, ecco, in questo caso ragazzi appunto la barra non va completamente premuta del tutto, mentre prima in questa qui possiamo magari caricare anche un pochino di più, perché comunque la palla la stiamo mettendo rasoterra, quindi possiamo diciamo permetterci di caricare anche tutto, ok? In quella di poco fa no. Adesso qui il portiere è stato bravo, però diciamo che al 90% 99% dei casi riusciamo a fare gol. Anche in questo caso non ho ragazzi caricato tutto e come potete vedere entra. Quindi la soluzione migliore ragazzi fondamentalmente qual è? Quella probabilmente di mirare verso, come potete vedere, la parte qui laterale della rete e non caricare tutto completamente. Si può anche caricare tutto, però ragazzi bisogna a quel punto stare attenti, magari non metterla quindi completamente così all'angolo, ma a questo punto accentrarci un pochino, anche fare quindi una cosa del genere, perché altrimenti ragazzi rischia che vada fuori. Solo che così chiaramente è più centrale ed è più intuibile, ecco, anche il portiere muovendosi, anche se non si muove tantissimo, però è capace che riesca a pararcela lo stesso. Tutto identico discorso si può fare anche qui a sinistra, quindi io miro quasi l'incrocio dei pali, carico quasi tutto e la palla comunque entra ragazzi, anche se il portiere si tenderà a buttare da quel lato lì. Ve lo faccio rivedere. Questo ragazzi è un metodo che in allenamento, provando e riprovando, alla fine sono riuscito a tirare giù una conclusione. Proviamo anche così in alto, dove cerchiamo di mettergliela sotto l'incrocio completamente. Ecco appunto ragazzi, in questo caso come abbiamo potuto vedere non ho mirato completamente l'angolo, quindi non sono andato completamente qui ma sono andato qui, però ragazzi bisogna stare attenti, perché soprattutto in questo punto alcuni portieri, almeno parliamo dei più forti chiaramente, potrebbero comunque pararcele, quindi consiglio sempre di andare proprio alla fine della rete, alla parte come ho detto laterale, e non caricare tutto completamente ma iniziare diciamo a mollare nella parte rossa. Adesso qui rimpallo gol, però comunque credo sia arrivato il messaggio. Qui è stato bravo il portiere, però ragazzi fondamentalmente è questo, tutto quello che si può fare a destra si può fare anche a sinistra. Certo che se io calcio dritto per dritto avrò un determinato tipo di soluzione, invece calciando di incrocio è ovvio che ce ne sarà un'altra. Carico sempre all'inizio del rosso e la mette comunque sotto l'incrocio. Quindi ragazzi queste sono le soluzioni. L'altro modo, un modo lo stesso che online frega tante persone, è quello del pallonetto, il famoso cucchiaio ragazzi. Quindi il cucchiaio si può fare sia laterale sia centrale. Io la cosa che consiglio però è quello di farlo centrale, perché ragazzi laterale, se il portiere sposta, se il giocatore si sposta quindi col portiere appunto, il nostro giocatore avversario sposta il suo portiere, è capace che il portiere, anche se sta cadendo, riesca a rialzarsi e a pararci comunque il rigore. Quindi consiglio di farlo centrale. Premiamo il tasto L2, carico all'inizio sempre dell'arancione e del rosso, va benissimo, dipende da quanta palombella vogliamo dare al pallone, e come potete vedere ci sarà ben poco da fare. Certo, più carico più c'è palombella, però è anche più rischioso, perché rischia che
ragazzi, addirittura secondo quanta forza diamo la palla scavalchi anche la porta o comunque prenda la traversa. Quindi bisogna stare attenti. Ve lo faccio rivedere ancora. Tanto ragazzi, al 90% dei casi i portieri si buttano, quindi quasi nessuno rimane in piedi ad aspettare la palla al centro. Un altro modo ragazzi che ho provato e ho testato è questo di partire praticamente dal centro, ok, andare intorno più o meno alla parte delle ginocchia del portiere appunto avversario e premere in contemporanea la freccia, e premere praticamente le freccette. Quindi ragazzi, questa maniera carico addirittura tutto e come potete vedere uscirà un bel tiro angolato, difficilmente parabile per il portiere. Eccolo lì, ve lo faccio rivedere. Quindi sempre palla fra le ginocchia, carico tutto e nel frattempo premo la freccetta. In alcuni casi potrebbe uscire fuori ragazzi, ma è ovvio, come tutte le cose c'è un piccolo margine di errore, quindi prendetelo sempre. Non mi dite ma io non riesco a segnare con questo metodo. Sì ragazzi, è vero, è infallibile, ma comunque c'è sempre una piccola probabilità che non esca precisissimo come deve, quindi però ragazzi diciamo che avete almeno, se non completamente, buone possibilità di riuscita battendo i rigori in questa maniera. Vedete, anche se si buttano dal lato della palla, perché qualche volta può capitare che ci intuiscano, è difficile che riescano a prenderli. Quindi ragazzi, il segreto fondamentalmente anche in questo caso è cercare di mirare alla parte laterale, perché in quel caso uscirà un tiro molto angolato a fil di palo, e in alcuni casi lo prendiamo pure il palo, però dove praticamente è molto difficile che il portiere pari. Eccolo lì, anche addirittura se è partito prima, però poi dipende ragazzi anche chiaramente chi è il nostro tiratore. Certo che se noi ci mettiamo il portiere a tirare un rigore, anziché un Messi, un Mbappé o un Neymar, sarà diverso che farlo battere chiaramente da uno che ha i piedi quadrati, insomma. Per selezionare il tiratore ragazzi dobbiamo scorrere il dito, se abbiamo la PlayStation, con scorrere il dito sulla parte diciamo del pad piatta, ok, e qui ci fa scegliere il nostro tiratore. Altro piccolo consiglio ragazzi, vi consiglio di far battere i rigori sempre al giocatore che dà totalmente le spalle a noi telecamera. Perché in alcuni casi, vi faccio vedere, alcuni avversari sono bravi con i giocatori che invece si mettono, ecco, già un po' come Digno, addirittura come Messi, un po' di fianco per intuire la direzione, perché si dice che il giocatore che si mette appunto di fianco al momento di tirare andrà a guardare praticamente l'angolino dove sta calciando. Di conseguenza alcuni player forti, soprattutto online, offline chiaramente questo discorso non c'è, ma online riescono a percepire dove sta guardando il giocatore e a pararci di conseguenza i rigori. Questo discorso ragazzi, come vi ho detto, invece vale di calciare i rigori in questa maniera anche a sinistra, e vi faccio vedere. Poi chiaramente c'è chi li tira meglio, c'è chi li tira in un modo, c'è chi li tira in un altro. In questo caso ho preso il palo, però comunque ragazzi diciamo che questi sono dei metodi quasi del tutto infallibili. Funziona anche centrale, solo che centrale dobbiamo cercare, ecco, magari di fare una cosa del genere ma caricando un pochino meno, e poi ripeto, il portiere spesso offline rimane centrale, mentre online tendono a buttarsi e quindi dobbiamo essere bravi noi a angolarla bene. Offline ho notato che spesso rimangono in piedi e di conseguenza ragazzi è meglio non batterli centrali. Quindi ragazzi, questo
fondamentalmente era il succo del nostro video, come battere i rigori, un metodo quasi infallibile. Vi faccio vedere l'ultima, e con questo bel palo che chiaramente ci regala il... Beh, proviamo l'ultimo, dai, promesso l'ultimo, e vi saluto ragazzi. Eccolo lì. Io spero ragazzi di esservi stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao.